Buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro tematico, che si svolgerà nell'ambito della ricerca, il testo unico di salute e sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa alla prova della quarta rivoluzione industriale. Stiamo parlando di un progetto commissionato al Centro Studi Internazionali e Comparati dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia DIL e, cofinanziato dall'INAIL proprio nell'ambito della linea di finanziamento BRIC e che ha come partner Fondazione ADAPT. Come si può evincere dal titolo di questa ricerca, l'obiettivo e lo scopo principale di questo progetto è stato proprio lo studio degli impatti della quarta rivoluzione industriale sulla gestione del complesso sistema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e più nello specifico sulla normativa di salute e sicurezza. Questo progetto di ricerca, che ormai è iniziato più di 2 anni fa e che volgerà al termine alla fine di aprile 2021, ha proprio indagato a partire dal concetto di quarta rivoluzione industriale le tante trasformazioni che rientrano in questo complicato, diciamo, concetto. Trasformazioni di varia natura, di natura più demografica, ambientale, ma anche in termini di innovazioni tecnologiche che hanno determinato, diciamo, delle nuove modalità di lavoro, dei nuovi contenuti di lavoro, ma anche dei nuovi luoghi dai quali i lavoratori si trovano ad operare, che sono sempre più disparati rispetto a quella che era la tradizionale azienda del Novecento industriale. Diciamo, tutte queste trasformazioni che vanno sotto il concetto di quarta rivoluzione industriale hanno determinato degli impatti diretti e indiretti sul lavoro e l'insorgenza poi di nuovi rischi che non sono più soltanto di natura fisica, ma anche di natura psicosociali. Rischi quindi che devono essere identificati, individuati e arginati per meglio, diciamo, garantire quello che è l'equilibrio della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Proprio partendo da questo framework e da questo contesto, quadro di riferimento, il progetto di ricerca ha accolto la sfida proprio di pensare interamente a una nuova gestione del sistema di salute e sicurezza nei nuovi ambienti di lavoro e più nel dettaglio ripensare proprio la normativa di salute e sicurezza, sia in termini di tutele e obblighi, ma anche in termini di assicurazione per i lavoratori e le nuove forme di lavoro che sono andate via via sviluppandosi. I risultati di questa ricerca verranno raccolti in diverse pubblicazioni di varia natura che saranno utili a orientare la pratica degli operatori della salute e sicurezza sul lavoro, ma anche stimolare il dibattito scientifico e pubblico su questi temi che possiamo dire che sono oggi più che mai attuali. Una parte di questo progetto di ricerca si è concentrata proprio sullo studio e l'analisi di quelle figure professionali che attualmente in Italia operano nei sistemi di salute e sicurezza sul lavoro proprio per gestirli e andare a identificare quei nuovi rischi di cui abbiamo appena parlato poc'anzi. Nel dettaglio, nell'ambito di questa ricerca, siamo andati ad individuare le caratteristiche, l'eterogeneità e la complessità che caratterizza, diciamo, questo gruppo professionale, andando ad analizzarlo anche in una prospettiva comparata e andando a visionare cosa accade in altri contesti internazionali. Per meglio chiarire alcuni aspetti legati proprio alla nascita e allo sviluppo di queste figure professionali che non si limitano ad essere quelle indicate dal testo unico della salute e sicurezza, quindi al decreto legislativo 81/2008, ma si sono sviluppate nuove figure professionali che sono nate proprio da bisogni che sono sorti dai luoghi di lavoro. Dialogheremo oggi con il professor Toussaint, attualmente docente a contratto
tratto di sociologia del lavoro nel corso di laurea magistrale in scienze infermieristiche dell'Università di Torino, che durante la sua carriera accademica si è ampiamente occupato dello studio delle professioni dal punto di vista disciplinare della sociologia delle professioni. Con lui cercheremo di mettere a fuoco alcuni dei temi che sono sorti durante l'indagine empirica della letteratura di riferimento. Terminata questa breve ma doverosa introduzione, passerei la parola al professore, proprio entrando nel vivo del dibattito e chiedendogli proprio anzitutto, a fronte della varietà di forme professionali che ormai caratterizza l'universo delle occupazioni in Italia, chiederei come secondo lui si è evoluto nel tempo il concetto di professione e quali sono oggi, a suo parere, le sfide, i problemi centrali proprio per lo studio delle professioni. Sì, buongiorno. La parola professione, non diversamente da altre parole che usa la sociologia, ha il problema di avere un doppio significato, un significato molto comune che riguarda, che definirei come occupazione, il termine più preciso sarebbe occupazione. Per intenderci è la parola che troviamo sulla patente quando ci chiedono, o sui documenti ufficiali quando ci chiedono qual è la professione, l'attività lavorativa che svolgiamo. Quindi è un significato molto generico. C'è però un significato più specifico anche nella lingua comune che è stato oggetto di attenzione della sociologia ed è un significato legato all'elemento del prestigio. La parola professione sembra contenere elementi di prestigio che non ci sono nella parola mestiere, occupazione, attività lavorativa, eccetera. Per intenderci viene usata per esempio negli annunci matrimoniali quando un uomo scrive professionista, ecco, per attirare, ma più in generale in molte occasioni, per esempio, si parla di comportamento professionale o di comportamento non professionale e quindi si dà un giudizio di valore importante che merita l'attenzione della sociologia. La sociologia delle professioni è nata negli anni 30 sostanzialmente del secolo scorso per rivolgere la propria attenzione allo studio di quel gruppo di occupazioni che nei paesi anglosassoni veniva indicato col termine profession. Nei paesi anglosassoni quella bivalenza del significato non c'è, loro distinguono nettamente una occupation da una profession. E il titolo di profession è riservato a occupazioni a cui si attribuisce un particolare prestigio professionale derivante sostanzialmente da le elevate competenze garantite da titoli di studio di tipo universitario. La parola profession è di origine rinascimentale, insomma, indicava nel 600 le occupazioni che uscivano dalle poche facoltà esistenti delle università medievali e quindi erano occupazioni di elite, medicina, l'avvocatura e la teologia. E questo elemento del prestigio è rimasto, come è rimasto nel linguaggio un interessante collegamento con la parola latina profiteor, da cui deriva la parola professione, che significa professare. Cosa si professa? Si professa una fede. Le università medievali erano religiose, quindi
governate dalla Chiesa, quindi l'elemento gli studenti prendevano i voti minori, quindi l'elemento della fede è importante. Oggi si è naturalmente secolarizzato, però perché ho citato l'elemento della fede? Perché intanto perché fede e fiducia sono due concetti sociologicamente assai rilevanti, e si parla di fiducia nel professionista, ne parlano gli stessi professionisti e ne parlano i clienti che hanno fiducia nei professionisti a cui fanno ricorso. E poi perché questa fiducia evoca un elemento di carattere morale, di carattere etico, che caratterizzerebbe l'esercizio delle professioni. Questo è un punto molto controverso che non posso affrontare in questo momento. Poi lei mi chiedeva dell'evoluzione del concetto. Ecco, sostanzialmente il concetto sociologico ha avuto due prospettive dominanti in sociologia: la prospettiva cosiddetta funzionalista, che è stata dominante fra gli anni 30 e gli anni 60, con cui si individuavano un gruppo di occupazioni particolarmente prestigiose che svolgono attività giudicate cruciali per l'equilibrio della società. Questo punto è molto importante, perché naturalmente è ampiamente discutibile che cosa ci porta ad individuare queste professioni, perché siano cruciali, chi stabilisce quali sono quelle cruciali e quelle non cruciali per l'equilibrio della società. Per queste occupazioni, che sono tutte caratterizzate da elevate competenze, nasce un problema di quello che gli economisti chiamano di asimmetria informativa, cioè il cliente che compra il servizio professionale non è in grado di giudicare la qualità del servizio. Questo è un punto assolutamente centrale. Si tratta di stabilire negli scambi fra un venditore e un compratore che cosa si vende, come si comportano. Questo ce lo insegna sostanzialmente la teoria economica, ma la teoria economica si scontra, secondo la quale lo scambio è regolato dall'interesse del compratore e dall'interesse del venditore. Qui abbiamo un problema nella tutela dell'interesse del compratore, perché il compratore è particolarmente debole, perché non possiede le conoscenze che gli permetterebbero di valutare la qualità della prestazione del professionista, il prezzo e così via. È un problema di asimmetria informativa. Secondo la teoria funzionalista esistono molti meccanismi per difendere il consumatore, il compratore, dal potere del professionista, e i meccanismi giuridici ma anche sociali, per esempio il meccanismo di socializzazione nelle facoltà universitarie che preparano i professionisti, l'etica, i codici deontologici, eccetera, sono tutti strumenti rivolti a difendere il consumatore. L'altra prospettiva, oggi prevalente dalla fine degli anni 70, è una prospettiva definita weberiana, perché utilizza invece il concetto di potere. Le professioni sono organizzazioni, gruppi occupazionali che possiedono un potere particolare, che mentre nella teoria funzionalista, nella prospettiva funzionalista, era visto in termini positivi, perché è una teoria sostanzialmente ottimistica che mette in luce le funzioni positive che le professioni hanno per l'equilibrio della società. Nella prospettiva weberiana
diciamo, si parte da uno scetticismo nei confronti di questa che è l'ideologia professionale, cioè le idee propagate dagli stessi professionisti. I sociologi sono sempre un po' maligni e un po' scettici. Se queste sono le cose che dicono i professionisti, andiamo a vedere se è vero. Quindi indaghiamo quali sono i meccanismi attraverso il quale si sviluppa la relazione di potere fra il venditore, fra il professionista e il cliente. Quindi controllo dell'occupazione, il monopolio, ecco, aspetti di questo tipo sono stati evidenziati come tipici delle professioni più potenti. Il tema quindi centrale è quello della simmetria informativa, che bisogna, fra venditore e compratore, che bisogna sempre tenere presente. Queste le due prospettive teoriche più importanti. Oggi devo dire che la discussione nella sociologia delle professioni verte soprattutto su un tema che è quello della coesistenza o del conflitto fra la logica professionale, cioè un insieme di elementi che regola lo scambio di cui stiamo parlando, e altre due logiche che negli ultimi 30 anni sono andate prendendo forma e acquistando influenza notevole, cioè la logica manageriale che opera nelle organizzazioni, pensiamo agli ospedali per esempio, nelle grandi organizzazioni in cui ci sono molti professionisti e la logica consumerista, cioè una logica di empowerment del consumatore, secondo la quale il consumatore non è più così debole, c'è meno asimmetria informativa e quindi il consumatore deve essere messo in condizioni di operare scelte in funzione dei propri interessi e per esempio l'aumento dell'istruzione è andato in questa direzione, quindi i clienti dei professionisti sono più istruiti e più in grado di difendersi. Direi che ecco, sulla coesistenza di queste tre logiche si è passati negli ultimi anni da una prospettiva molto conflittualista, cioè che vedeva un forte sviluppo delle ultime due logiche che ho citato a scapito della logica professionale, quindi si è parlato di morte delle professioni addirittura, o di processi di deprofessionalizzazione, e invece una prospettiva più recente che ha portato un po' di luce ancora parziale sui meccanismi che consentono la coesistenza di queste tre logiche. Nei luoghi di lavoro dove operano i professionisti, il lavoro dei professionisti consiste nel far coesistere le tre logiche fra di loro. Perfetto, la ringrazio professore per questo excursus teorico disciplinare delle tappe dell'evoluzione del concetto di professione nell'ambito appunto della sociologia che, come abbiamo visto, diciamo, è un concetto ancora tuttora e tutt'oggi molto controverso, sia nel dibattito pubblico che, in quello accademico. Alcuni dei punti toccati mi permettono, diciamo, di introdurre, la seconda domanda riguardante a come nasce una professione e, proprio a partire, da quelle che sono le concettualizzazioni della sociologia delle professioni che hanno individuato un processo di professionalizzazione tipico di quelle professioni, prestigiose, liberali, come può essere il medico, l'avvocato, mi chiedo se questo processo di professionalizzazione tipico di queste professioni vale anche, per i nuovi gruppi professionali nascenti, come possono essere appunto il gruppo professionale dei professionisti della salute e sicurezza. Ma
io direi professione non si nasce, professione si diventa. Naturalmente ogni attività lavorativa ha un processo di nascita che deriva dal processo complicatissimo della divisione del lavoro, però questa è un'attività lavorativa. Invece la domanda che lei poneva utilizza il concetto sociologico di professione in termini di processo di professionalizzazione. Professionalizzazione è una parola che va usata secondo me con molta più cautela di quella che si vede nel dibattito attuale. La sociologia lo ha usato sostanzialmente per indicare il processo che un gruppo limitato di occupazioni ad elevata conoscenza ha attraversato nel corso dell'Ottocento nei paesi occidentali. Lei ha citato giustamente medici e avvocati come prototipi del processo di professionalizzazione, perché sono quelli che lo hanno svolto, lo hanno attraversato nella maniera più limpida, chiara e direi poco controversa. Su altre professioni già l'accordo è minore, però per medici e avvocati è abbastanza chiaro che nel corso dell'Ottocento c'è stato quello che si chiama un processo di professionalizzazione. Con questo termine però anche qui noi usiamo indicare un processo preciso che consiste nell'acquisizione del controllo del mercato dei servizi professionali e in un processo di mobilità sociale, cioè di innalzamento nella stratificazione del reddito, del prestigio e del potere. Questo processo di mobilità sociale collettivo, cioè che riguarda non i singoli individui, ma tutti i membri di un gruppo occupazionale, è reso possibile appunto dal processo di controllo, acquisizione del controllo del mercato e dalle istituzioni che lo Stato, molti Stati occidentali hanno creato per sancire anche giuridicamente questa posizione dei professionisti. Come avviene questo processo? Ma sostanzialmente nel caso di medici e avvocati direi che il punto di partenza è l'individuazione di un prodotto che si possa vendere. È un prodotto ad elevata conoscenza. Pensiamo alle conquiste della medicina che sono appunto della fine dell'Ottocento. Il possesso delle elevate conoscenze assicurate dalle facoltà di medicina della fine dell'Ottocento, non quelle medievali che non assicuravano nessuna conoscenza sulla malattia, ma a fine Ottocento la medicina scientifica conquista il potere di mercato sbaragliando la concorrenza. Perché? Perché i medici possedevano un prodotto che funzionava molto meglio di quelli della concorrenza. Su questo prodotto i medici, come gli avvocati per il diritto, come gli architetti per la costruzione degli edifici, hanno rivendicato quello che i sociologi chiamano una giurisdizione professionale, cioè si sono ritagliati un insieme di conoscenze e di competenze per acquisire le quali il processo è lungo e faticoso e al fine delle quali, alla fine di questo processo, questi professionisti sono in grado di produrre il servizio che serve al cliente. Su questo rivendicano quindi forme di controllo di mercato. Normalmente si usa monopolio, credo che
spesso si potrebbe parlare invece di cartello, ma al di là dei dettagli economici, monopolio vuol dire che meccanismi di chiusura. Weber parlava di meccanismi di chiusura, non sono solo i professionisti a chiudere il mercato, naturalmente ad avere forme di monopolio, però è interessante che un gruppo occupazionale numeroso, non una singola azienda, riesce a chiudere il mercato, per esempio mettendo barriere all'entrata come il numero chiuso, l'esame di abilitazione e così via, la fissazione di standard professionali. Nell'ambito del processo di professionalizzazione si usa spesso il termine di riconoscimento con l'aggettivo o senza aggettivo statale, che è in genere una delle forme con cui i gruppi occupazionali si garantiscono la tutela anche giuridica del monopolio, insomma. Quindi la strumentazione qui è diversa da un paese all'altro. In Italia abbiamo gli ordini professionali, gli albi professionali, abbiamo i meccanismi di autoregolazione, abbiamo le riserve, diciamo così, come le firme per i tribunali, delle perizie per i tribunali e così via. Le occupazioni che in Italia hanno raggiunto questo stadio erano 26 fino a pochi anni fa, poi c'è stata la legge Lorenzin che ha creato uno stuolo di nuove professioni sanitarie per uniformare la regolazione all'interno del settore sanitario e raggruppano, qui le stime sono diverse, ma insomma siamo sopra 1 milione di lavoratori, 1,5 milioni di lavoratori che sono regolati da queste sono professioni per esercitare le quali occorre essere iscritti agli ordini professionali. Adesso si tratta di capire, lei ha chiesto cosa succede per i nuovi gruppi occupazionali che si affacciano alla ribalta del mercato del lavoro. Ecco, io qui credo che ci sia da evitare l'uso della parola professionalizzazione generico e indistinto. L'apparato concettuale che ho delineato per le professioni tradizionali, quelle regolamentate, tradizionali, medici, avvocati, architetti, ingegneri, commercialisti e così via, giornalisti, è un apparato concettuale che è stato usato in Italia fra il 1874, prima legge sugli avvocati, e il 1997, legge sugli assistenti sociali, in maniera pressoché identica. Sono impressionanti le somiglianze fra la legge del 1874 per gli avvocati e quella degli assistenti sociali, che è di 120 anni dopo. Pensate che in 120 anni è cambiato tutto, l'Italia ha cambiato regime politico 2 o 3 volte, l'economia si è sviluppata, eccetera, ma la legge istitutiva delle professioni è rimasta lo stesso, è rimasta la stessa. È sorprendente questo da un punto di vista sociologico. C'è qualche modifica negli ultimi ordini professionali sanitari, ma si tratta per lo più di modifiche di tipo giuridico, perché dal punto di vista sociologico rimane questo apparato diretto a controllare il fenomeno della asimmetria informativa. Allora, secondo me, per i gruppi nascenti occorre pensare alla professionalizzazione in termini di una delle strategie possibili. Ecco, enfatizzerei questo punto.
le professioni, i medici e gli avvocati di cui abbiamo parlato, erano un gruppo occupazionale che ha avuto una strategia nell'Ottocento e l'ha usata. Non posso qui ricostruirvela, ma insomma gli obiettivi, per esempio il riconoscimento da parte dello Stato del monopolio, li ha ottenuti in base a una strategia sociale. Allora, qui si tratta di stabilire se, questi gruppi occupazionali nascenti, fra i quali ci sono gli esperti della sicurezza, vogliono questo o non vogliono questo. Se ritengono che debba essere un obiettivo da perseguire la chiusura negli ordini professionali oppure no. Faccio un esempio, ci sono gruppi nascenti o moderni, comunque novecenteschi o di questo secolo, che non perseguono questo obiettivo. Gli psicanalisti non hanno mai voluto nessun ordine professionale, si difendono da soli, si creano il mercato, controllano il mercato da soli, non hanno bisogno e non vogliono l'intervento dello Stato. I consulenti del lavoro, direi, sono un altro esempio, ecco, più simile agli esperti della sicurezza, perché il mondo è quello aziendale. Anche lì le loro elevate competenze se le tutelano da soli e il rapporto con il cliente se lo difendono da soli. Quindi anche lì non è scontato che un gruppo debba seguire il processo di professionalizzazione tradizionali delle vecchie professioni. È un problema di scelta strategica. Perfetto, grazie. Anche la prossima domanda si lega proprio a questo tema della professionalizzazione, perché alcuni studi più o meno recenti, parliamo anche di concettualizzazione della fine degli anni '60, del '900, segnalano proprio la tendenza a una professionalizzazione di tutti, cioè una professionalizzazione di tutte le occupazioni. Secondo lei, proprio considerate le trasformazioni in atto, nei moderni mercati del lavoro, quindi di quelle trasformazioni di cui abbiamo parlato anche in apertura, quindi trasformazioni demografiche, ambientali e tecnologiche, si può parlare di una professionalizzazione di tutti? Assolutamente no. È diventato uno slogan. Allora, se per professionalizzazione si intende che le professioni, credo che ci siano almeno due significati di questo slogan. Primo significato: tutte le professioni hanno aumentato molto il loro patrimonio di conoscenze. Non è vero. Io penso che i fattorini di Amazon o i camerieri o gli addetti all'anagrafe o allo sportello delle banche e così via, i commessi delle casse dei supermercati, gli addetti alla pulizia, vabbè, l'elenco è interminabile, ci sono un sacco di professioni che non aumentano affatto il loro bagaglio di conoscenze, se per professionalizzazione si intende questo. Se invece, che è un'accezione molto generica, qui c'è un grosso dibattito sull'impatto delle nuove tecnologie su questo tipo di occupazioni, anzi su tutte le forme di occupazioni, ma non credo che abbiamo il tempo di entrare in questo dibattito in cui si litiga da un secolo, no, da due secoli, quindi immaginiamoci un po'. Se invece in senso ristretto si intende che
altre professioni devono seguire il modello delle professioni tradizionali, in parte ho già risposto alla domanda precedente. Assolutamente no, è una strategia possibile. Lo hanno fatto le professioni sanitarie che erano rimaste escluse dalle ondate precedenti, ma lì c'è un effetto di omogeneità e di imitazione molto forte. Lo hanno fatto alcune decine di occupazioni in cui il progetto di istituzione dell'ordine professionale giace in Parlamento da alcuni decenni, amministratori di condominio, traduttori, interpreti e non so quante altre, insomma, perché però è una strategia in cui il gruppo occupazionale cerca, come ho detto, avendo visto che ci sono riusciti i medici e gli avvocati, cerca di salire nella scala della stratificazione sociale e di acquisire i privilegi che loro ritengono che le professioni tradizionali abbiano. Se quindi per professionalizzazione si intende che quella è la forma per tutti, assolutamente no. In particolare l'obiettivo del riconoscimento statale e della legge istitutiva degli ordini è un obiettivo politicamente assai controverso, su cui ci sono stati scontri politici in Parlamento da molti lustri, insomma, ed è un obiettivo da perseguire con le attività tradizionali di pressione politica, insomma. Ci sono professioni che ci sono riuscite in maniera abbastanza sorprendenti. Forse non tutti sanno che i maestri di sci e le guide alpine hanno l'ordine professionale e l'albo. Come ci siano riuscite io non lo so, bisognerebbe chiederlo a loro, ma è facile. So come ci sono riusciti per esempio i tecnici di radiologia medica 30 anni fa, mentre i loro colleghi tecnici di laboratorio non ci sono mai riusciti fino all'anno scorso. I tecnici di radiologia ci sono riusciti perché avevano un deputato che in origine, in precedenza, aveva fatto il tecnico, ha presentato in commissione una proposta di leggina, è passata, quindi questo è il meccanismo e mi sembra relativamente banale. Non è banale invece la discussione se lo Stato debba e in quale misura debba favorire o ostacolare. C'è una commissione antitrust in Parlamento che qualche anno fa ha proposto l'abolizione degli ordini professionali. Quindi il clima politico va valutato attentamente perché ondeggia paurosamente fra liberalizzazione totale dai vincoli, dai lacci e dai lacciuoli del libero mercato e invece chiusura corporativa, regolazione, privilegi, monopoli e così via. Perfetto, grazie. E a fronte appunto di queste nuove possibilità che si aprono per i nuovi gruppi professionali, questi gruppi quali strategie potrebbero adottare per conquistarsi, diciamo, uno spazio nel mercato del lavoro e ottenere in questo modo riconoscimento a livello sociale e istituzionale proprio del loro particolare contenuto professionale, particolare e specifico? Ecco, qui credo che la sociologia delle professioni possa dare un buon contributo, già dalle cose che ho detto prima. Credo che il gruppo occupazionale di cui stiamo parlando, che noi che possiamo chiamare esperti in salute e sicurezza del lavoro, debba porsi inizialmente alcune domande. Primo, chi siamo come composizione? Quali sono le caratteristiche del gruppo occupazionale? Numerosità, coesione interna, omogeneità interna, piuttosto che
eterogeneità interna, combattività, eccetera. Lo dico perché nelle professioni sanitarie, per esempio, queste caratteristiche sono state decisive per determinare il successo o l'insuccesso di un progetto di professionalizzazione. I tecnici di laboratorio erano molto eterogenei fino a 20 anni fa. E avevano, ci sono varie categorie che non si sono mai date associazioni rappresentative, sindacati, associazioni professionali forti e combattive, e invece alcuni gruppi che hanno fatto più strada è perché hanno avuto associazioni molto combattive. Seconda domanda, cosa vendiamo? Lo dico brutalmente, ma insomma, qual è il prodotto? Lo dico perché nelle professioni sanitarie mi è apparsa chiarissima l'importanza di questa domanda, confrontando e lavorando come ho fatto con medici e con infermieri. Che cosa vende un medico è molto chiaro, o perlomeno lo era fino a poco tempo fa. Non mi sentirei più di dire oggi, anche per la pandemia, che sia altrettanto chiaro di come lo è stato per 150 anni. Vendono la guarigione. Ora pensate alla guarigione dalla malattia e l'allontanamento dalla morte. Ora pensate agli infermieri. Cosa vendono gli infermieri? Io glielo chiedo sempre e ottengo una varietà di risposte che mette in luce la difficoltà di individuare il prodotto, il che non ha impedito che alla fine il riconoscimento arrivasse anche per loro, ma certamente è un fattore di debolezza avere un prodotto non ben identificabile dal consumatore che deve comprarlo, insomma. Quindi si tratta di avere un prodotto chiaro e su cui le competenze siano chiaramente individuabili. A questo punto la terza domanda diventa: quali sono gli attori sul palcoscenico? Perché il gruppo occupazionale è sicuramente un attore, quando va bene, perché a volte è frantumato in attori che perseguono strategie diverse. I clienti, chi sono i clienti? Qui parliamo di un mercato in cui ci sono fra i compratori le aziende, in cui c'è l'INAIL, insomma soggetti importanti che non sono identificabili con una clientela come quella dei medici e degli avvocati libero professionali, insomma. Gli attori quali obiettivi perseguono? Il controllo del mercato, la crescita numerica o al contrario il numero chiuso, insomma si tratta di valutare i diversi obiettivi, perché il terreno della professionalizzazione in senso sociologico è un terreno altamente controverso, su cui direi la parola riconoscimento, che sta nella domanda che lei mi ha fatto, non mi piace perché non è chiaro. Riconoscimento da parte di chi? Da parte di chi e in quale forma? Una prima risposta è il riconoscimento dello Stato, la famosa legge istitutiva. Beh, qui è chiara, ma come abbiamo detto è una forma di riconoscimento particolare, particolarmente forte, forse anche appetibile e desiderabile, ma molto difficile da ottenere. In sociologia delle professioni usiamo dire che il riconoscimento si gioca su 3 terreni. Uno è quello giuridico, politico, quindi la legge, il Parlamento, le lobby in Parlamento, i ministeri, le regioni e così via. L'altro è l'opinione pubblica. Questo vale naturalmente
di più per le professioni sanitarie, ma anche per altri, cioè per esempio di questo hanno sofferto molto gli infermieri. Loro hanno avuto un grosso processo di professionalizzazione sul terreno giuridico, ma non ancora, o solo parzialmente, sul terreno dell'opinione pubblica. Ancora adesso c'è gente che non sa che gli infermieri passano per l'università, e se lo sa si domanda perché un infermiere debba passare per l'università. Quindi c'è ancora molto terreno da fare. Il terzo terreno della professionalizzazione è il luogo di lavoro. Lì bisogna giocarsela sui luoghi di lavoro, bisogna avere la competenza. Lì la definizione dei confini fra una professione e l'altra, per esempio, le professioni sono giganteschi apparati di fissazione dei confini. Tutti i giorni generano nuovi confini, abbattono vecchi confini, c'è tutta una terminologia bellica, no? Invasione, difesa e così via, per spiegare. Questo si vede molto bene in sanità, dove le professioni sono tante, si vede meno bene in altri terreni, però pensate anche sul piano giuridico alle battaglie fra avvocati, notai e magistrati. Niente male come conflitti e come confini da attraversare o da difendere. Io credo che contino gli interessi sostanzialmente che i soggetti in campo coltivano. Se l'obiettivo nel nostro caso è il benessere e la sicurezza dei lavoratori, ci sono altri soggetti in campo, ci sono i sindacati, ci sono i datori di lavoro, c'è l'INAIL. L'INAIL rappresenta un interesse dello Stato. Lo Stato interviene in genere quando c'è un obiettivo generale, o il che è già problematico da definire, gli obiettivi generali, come si dimostra di nuovo il caso della pandemia. Definire gli obiettivi che lo Stato deve perseguire è tutt'altro che scontato. Oppure lo Stato interviene quando c'è un conflitto, come avviene spesso fra le professioni sanitarie, e quando si generano effetti nocivi del conflitto fra una professione e l'altra, bisogna che un'autorità superiore definisca. Il conflitto fra medici e infermieri, per esempio, è pieno di esempi storici, e quindi questo appartiene al mondo della politica e delle scelte politiche. Perfetto, avviandoci alle conclusioni, perché i minuti a nostra disposizione stanno per terminare, le chiedo in parte un tema che ha già accennato in quest'ultima risposta. A fronte, diciamo, delle nuove trasformazioni di cui abbiamo parlato, e quindi dell'insorgenza di nuovi rischi, malattie professionali, condizioni di pericolosità che toccano direttamente i lavoratori, è necessario, diciamo, per garantire un giusto equilibrio del sistema di salute e sicurezza, detenere delle figure dotate di competenze elevate e ampie, in grado proprio di saper gestire, questi rischi. Secondo lei è possibile un processo di professionalizzazione, delle figure che si occupano proprio della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e quindi non soltanto delle figure, già individuate nel decreto legislativo 81/2008, ma anche di quelle nuove figure, nascenti? Ma se evitiamo l'equivoco del termine professionalizzazione, gli equivoci che ho delineato prima, parlerei, per evitarli, proviamo a parlare di istituzionalizzazione.
Cioè si può creare una serie di istituti che regolino questo mercato, quest'area delle conoscenze, e quali sono i problemi. Allora io lì direi, il primo problema è evidentemente la definizione del campo, che lei ha chiamato sistema della salute e sicurezza del lavoro. Questo la ricerca lo ha fatto molto bene nei suoi documenti che ho visto finora. Si è delineato, e lei stessa all'inizio parlava di trasformazioni del campo, e la ricerca lo ha delineato molto bene. Fatto questo, cosa succede? Che il campo che voi avete individuato è straordinariamente vasto e straordinariamente, direi, ad elevato livello di conoscenze. La cosa potrebbe spaventare, ma se si pensa che cos'è la medicina, capiamo subito che la medicina è forse ancora più vasta e ancora più elevate il livello di conoscenze, ma esiste una professione che è riuscita a gestire un campo vastissimo. Non lo so se il modello, come c'è riuscita la medicina è noto, è attraverso il modello organizzativo delle specialità. In effetti, se noi ci domandassimo cosa accomuna un pediatra a un ortopedico, direi assolutamente nulla. Infatti qualcuno sostiene che sono due professioni diverse, che le specialità mediche sono professioni diverse. Però dal punto di vista organizzativo e della istituzionalizzazione, la professione medica è riuscita brillantemente, direi, a gestire le specialità e l'unità delle professioni, il che non vuol dire che non ci siano conflitti interni, però è un modello organizzativo, ecco, quindi l'area della salute e sicurezza del lavoro mi sembra presenti qualche elemento di somiglianza da questo punto di vista. Non è impossibile pensare a delle specialità del termine sicurezza, anche perché mi sembra proprio che nel lavoro di ricerca sulle competenze che voi avete fatto, competenze di tipo molto tecnico, ingegneristico, si sposano a competenze molto sanitarie, a competenze molto sociali. Per cui anche a livello di competenze mi sembra che il range individuato sia piuttosto vasto. Questo pone un secondo problema, quello della formazione del professionista. Tutte le professioni hanno le loro scuole di formazione. La facoltà di medicina, la facoltà di giurisprudenza, la facoltà di architettura, la facoltà di economia. Non ci sono più le facoltà adesso, ma i corsi di laurea che ne hanno preso il posto. Allora bisogna pensare ai corsi di laurea, e qui si apre un terreno complicatissimo, perché trattandosi di conoscenze così vaste, forse bisogna pensare subito alle specialità, corsi di laurea specialistici. Del resto anche la medicina si è evoluta molto. La vecchia facoltà di medicina, uno passato l'esame di Stato era medico per sempre, e oggi non è più così. Ogni anno deve fare dei corsi di aggiornamento e di formazione controllati dalla professione, perché non è possibile continuare a esercitare la medicina nello stesso modo per 50 anni. È cambiata molto la medicina e cambia continuamente. Quindi questo mi fa pensare che di mezzo c'è un altro soggetto di cui tener conto, cioè l'università.
Anche qui potrei citare parecchi casi di conflitti di professioni che si sono appoggiati a facoltà diverse e a clan universitari diversi per avere riconoscimenti di competenze che sono oggetto di scontri e di conflitti. Certo, lo Stato, sto pensando, l'INAI, il committente della ricerca, è un soggetto grosso, forte, potente, che forse potrebbe avere la forza per, come dire, arare il campo, dicendo quali sono le competenze, quali sono, cosa c'è dentro e cosa c'è fuori, cosa sono le attività che bisogna svolgere, cosa vogliamo coprire, cosa deve fare l'università per formare professionisti che vadano bene. Quanto all'eterno dilemma dell'ordine professionale, ne ho già parlato prima e quindi non voglio ripetermi. Quella è una battaglia politica, è una forma molto peculiare che fra l'altro vedo meno bene in questo terreno, perché gli ordini professionali sono nati in un contesto di autonomia professionale del singolo professionista. Qui parliamo invece di professionisti dipendenti dell'INAIL, dipendenti delle aziende, comunque di grandi organizzazioni, non del singolo professionista che ha il suo studio professionale, che lavora con un cliente singolo. Qui parliamo di grandi organizzazioni, quindi mi pare ancora più difficile perseguire questa strada. Ringrazio il professore per il suo intervento, per gli spunti alla ricerca e anche per la delineazione proprio dell'eterogeneità che caratterizza questo gruppo professionale, caratterizzato appunto, come ha evidenziato in ultima battuta, da diverse forme professionali. La ringrazio e grazie a tutti. Arrivederci. Arrivederci.